Benvenuti in un nuovo video di Quadriquattro News. C'è una grande novità che riguarda il Mini 4 Pro, ma anche la marcatura retroattiva del DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 2 SE. È un video un po' complicato perché ci sono delle incongruenze rispetto a quanto ha dichiarato DJI, in particolare sullo sblocco altezza del Mini 4, sulla possibilità di togliere l'adesivo C0 e altri aspetti che riguardano il suo utilizzo anche nel 2024 con marcatura oppure senza marcatura. Spero di rendere questo video il più semplice e comprensibile possibile e tuttavia abbiate pazienza e seguitelo fino in fondo. Ma facciamo un passo indietro per capire meglio. Circa un mese fa ho pubblicato questo video dove affermavo che la pagina EASA sulle Open Category conteneva alcune imprecisioni. Questo video ha attirato l'attenzione di EASA, in particolare dell'ingegner Natale Di Rubbo, che saluto e ringrazio, e questa pagina adesso è stata corretta. Queste ad esempio sono alcune informazioni che avevo segnalato non corrette, e questa è la pagina EASA Open Category vecchia che riportava ad esempio che i droni comprati prima del 1 gennaio 2024, poi sotto diceva che i droni C0 dovevano essere condotti in modo in cui ragionevolmente non ci si aspettava il sorvolo di persone non informate, quindi come i droni C1. E questa è la versione attuale della stessa pagina, rivista e corretta dopo le mie segnalazioni. Come vediamo in alto, non solo c'è scritto immessi sul mercato prima del 1 gennaio al posto di comprati prima del 1 gennaio, ma sopra ancora vediamo che c'è scritto che adesso si applicano già queste regole ai droni con marcatura di classe, quindi senza dover aspettare il 1 gennaio 2024 con la fine delle Open Category. I droni con marcatura già seguono le nuove regole. E per chi mi segue questa è un'informazione già conosciuta perché ne ho già parlato altre volte. Droni con marcatura devono seguire già adesso le regole dei droni con marcatura. Sempre un mesetto fa avevo reso noto che DJI aveva sbloccato fino a 500 metri il Mini 4 Pro con marcatura di classe C0 che invece impone l'altezza dal punto di decollo a 120 metri. Una condizione che riguarda soltanto i droni con marcatura C0. Un mesetto fa questa limitazione era stata sbloccata e ne avevo parlato in questo video. Uno sblocco che va contro le regole C0 e infatti oggi DJI ha pubblicato una nuova DJI Fly che riporta il limite a 120 metri rispetto al punto di decollo per il DJI Mini 4 Pro. Ma DJI sempre oggi ha pubblicato anche un'informativa che spiega che è possibile anche eliminare questo blocco in certe condizioni facendo perdere però la marcatura C0. Queste informazioni però contengono alcune imprecisioni e le vediamo subito. In questa informativa DJI ammette che lo sblocco a 120 metri per il Mini 4 Pro marcato C0 è stato un bug e oggi ha risolto. Poi dice che i regolamenti europei diventeranno pienamente applicabili a partire dal 1 gennaio. È vero, ma solo in parte, perché il 1 gennaio praticamente decreta la fine delle limited open category, ma come abbiamo visto anche prima sulla pagina EASA aggiornata, i droni con marcatura di classe già oggi devono seguire le regole della marcatura di classe. E anche DJI si è resa conto che ci sono due requisiti. C'è un requisito per il drone C0 e un requisito del pilota operatore. Il requisito tecnico del drone C0, come abbiamo sempre visto e detto, è quello che l'altezza deve essere limitata a 120 metri rispetto al punto di decollo. Invece, per quanto riguarda il pilota o l'operatore, c'è un'altezza limitata a 120 metri rispetto al punto più vicino della superficie, indipendentemente dal drone usato. Quindi il pilota che conduce qualsiasi drone in ambito open category deve fare in modo che il drone non superi i 120 metri rispetto al punto più vicino della superficie, se non diversamente ridotta dalla zona geografica US pubblicata dallo Stato membro
come ad esempio in Italia da D-Flight. In più, se il drone ha la marcatura C0, questo drone sarà limitato dal produttore a 120 metri rispetto al punto di decollo e non dal punto più vicino dalla superficie. La grande novità è che DJI ha trovato un sistema per fare in modo che chi non vuole la marcatura C0 sul drone può sbloccarlo a 500 metri di altezza. Tuttavia DJI fa confusione su questa data perché praticamente riprende quello che era scritto nel sito EASA per quanto riguarda le Open Category, dove diceva che chi ha acquistato il drone prima del 1 gennaio 2024, eccetera, eccetera, in realtà non è chi ha acquistato il drone, ma il drone immesso sul mercato. Immesso sul mercato, come leggiamo dal regolamento, significa messa a disposizione sul mercato, quindi la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione. Cosa vuol dire? Significa che, ad esempio, il Mini 3 Pro, se lo compro a febbraio 2024, è comunque considerato immesso sul mercato prima del 1 gennaio 2024. Lo stesso discorso vale per il Mini 4 Pro, è stato immesso sul mercato al lancio, quindi circa un mese fa, quindi prima del 1 gennaio 2024, anche se lo compro a giugno 2024. E questa differenza è molto importante per quello che leggeremo tra poco. Comunque DJI dice che se vuoi togliere il blocco a 120 metri, il drone non è più un C0 e quindi potrà volare soltanto nella categoria specifica. Ma non a partire dal 2024, ma già adesso, perché abbiamo visto che le regole per i droni con marcatura C0 come il Mini 4 Pro si applicano già adesso. E perché va a finire in specific? Perché lo dice il metodo accettabile di conformità EASA sulla UAS Open 020.5c che vediamo adesso. In pratica dice che se il drone non viene manutenuto secondo le regole indicate dal costruttore, perde la conformità di classe e finisce in specific dopo aver rimosso l'etichetta di classe, che è quello che ha detto DJI. Peccato che però più avanti dirà un'altra cosa che contraddice in parte quanto ha scritto qua. Ma c'è un problema per il Mini 4 in specific, perché come ho detto in questo video, tutti i droni in specific devono avere il dispositivo di identificazione elettronica Remote ID. E il Mini 4 non ce l'ha. DJI volendo potrebbe anche abilitarlo, però in questo momento non ha il Remote ID il Mini 4 e quindi non può nemmeno volare in specifiche se gli togliamo la marcatura di classe. È una disposizione che in pochi conoscevano prima del mio video, riguarda le responsabilità dell'operatore UAS della categoria specific. Naturalmente il Remote ID deve essere in formato EASA, altrimenti non è comunque valido. Esistono comunque dei moduli esterni aggiuntivi volendo. Tra l'altro DJI dà anche un'informazione che è molto attesa da chi ha il Mini 3 Pro, il Mini 3 e il Mini 2 SE, e cioè che volendo si può richiedere l'etichetta C0 anche per questi droni. Da gennaio 2024 tramite l'app e il portale DJI si può richiedere la marcatura C0 per questi droni e che quindi riceveranno l'aggiornamento firmware che li limiterà a 120 metri rispetto al punto di decollo. Anche qua DJI dà l'informazione errata che dice acquistati prima del 1 gennaio 2024, ma abbiamo visto che è immessi sul mercato prima, quindi lo possiamo comprare anche a febbraio 2024, che la cosa non dovrebbe cambiare secondo il regolamento. Spero che non cambierà nemmeno secondo DJI si renda conto di questo errore. Comunque nel caso di Mini 3 Pro, Mini 3 e Mini 2 SE, DJI dice una cosa giusta, cioè si può utilizzare richiedendo la marcatura C0 oppure si può anche utilizzare senza richiedere la marcatura C0 esattamente come è adesso e quindi senza blocco a 120 metri con le regole A1. E questo è giusto perché è in linea con l'articolo 20 del regolamento 947 che dice che appunto i droni senza marcatura di classe immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2024 possono continuare ad essere utilizzati
in A1 se hanno un M-TOM inferiore a 250 grammi. Quindi il Mini 2 SE potrà essere utilizzato sicuramente in A1, come ho già detto in un altro video, senza richiedere la marcatura. Per il Mini 3 Pro e Mini 3 invece c'è la questione M-TOM. Tuttavia, qualche mese fa, Natale di Rubbo di EASA mi aveva anticipato che è un falso problema per EASA la questione dell'M-TOM, perché l'intenzione è appunto quella di considerare il peso al decollo, e recentemente mi ha detto che sta per essere pubblicata sul sito EASA una comunicazione che va in questo senso, e che cioè l'articolo 20, per l'articolo 20 conterà il peso al decollo e non l'M-TOM. Non si tratterà di una modifica al regolamento, perché mi ha detto che ci vuole tantissimo tempo per modificarlo, ma di una comunicazione che sarà pubblicata sul sito EASA. Quindi una specie di linea guida. Pertanto droni come il Mini 3 Pro, Mini 3, Mini 2 SE, ma anche Mini 2, tutti i droni sotto i 250 grammi potranno continuare a volare con le regole di oggi anche senza fare la marcatura retroattiva. Invece per il Mini 4 Pro la questione è un po' diversa, perché è stato immesso sul mercato già con la marcatura C0. Comunque vediamo come si farà la procedura per sbloccarlo. Sull'app apparirà un invito in cui chi vuole può procedere a fare lo sblocco a 500 metri. Questa procedura funzionerà sia per chi ha l'RC N2 sia per chi ha l'RC2. Sull'RC2 comparirà un QR code da inquadrare con lo smartphone, in modo da poter fare poi compilare il modulo per chiedere lo sblocco. Sarà sufficiente premere sulla scritta che appare in basso, quella in blu, e si potrà avviare la procedura, e questo è il QR code che appare per chi ha l'RC2. Poi bisogna staccare l'etichetta C0, fare una foto del drone senza etichetta con visibile il numero di serie. Una volta tolto il C0 non si potrà più rifare la marcatura C0, quindi non è un'operazione reversibile, resta così. Resta così significa che potrà essere utilizzato in specific con ID remote. Ma DJI nel modulo di accettazione, come possiamo leggere, dice anche che però potrà essere fatto un percorso di marcatura C1 per chi toglie il C0. E sotto però dice un'informazione che è errata, perché si riferisce al comprato che abbiamo visto prima. Dice che per chi toglie l'etichetta prima del 31 dicembre 2023 potrà continuare a utilizzare il Mini 4 Pro senza marcatura, seguendo le regole A1, come accadrà per ad esempio il DJI Mini 3 Pro. Questo perché il Mini 4 Pro è stato immesso sul mercato con la marcatura C0, quindi non può usufruire dell'articolo 20, che invece riguarda i droni non conformi al 945, quindi riguarda i droni senza marcatura. Pertanto il Mini 4 Pro con marcatura C0, se noi togliamo l'etichetta e aggiorniamo il firmware per lo sblocco a 500 metri, non potrà essere utilizzato come in A1, anche se lo sblocchiamo oggi, perché le regole con la marcatura sono già attive, abbiamo già visto. Non c'è bisogno di aspettare il 1° gennaio 2024. Droni con marcatura devono seguire le regole della marcatura già oggi, quindi se togliamo l'etichetta e aggiorniamo, perde la marcatura C0, finisce in specific con Remote ID obbligatorio. In quel caso resta la possibilità di poterlo marcare C1 e quindi anche di usare ad esempio la batteria Plus senza problemi. In conclusione, per tutto quello che ho mostrato in riferimento al regolamento europeo, le mie considerazioni sono queste, che sono leggermente differenti da quelle di DJI, perché ho controllato sulla normativa assieme a voi, come abbiamo visto. Quindi Mini 4 Pro, se gli togliamo l'etichetta C0 anche oggi, non c'è bisogno di aspettare il 2024, sia che la togliamo oggi sia dopo il 2024, dopo il 1° gennaio 2024, finisce comunque in specific con Remote ID obbligatorio. Se lo sblocchiamo però a partire dal 2024 DJI ci potrà fare aderire alla marcatura C1 retrattiva se vogliamo, e in questo caso resterà in A1
con però la differenza rispetto ai C0 che bisogna condurre le operazioni ragionevolmente, evitando di sorvolare persone non informate. Invece i C0 non hanno questa limitazione, i C0 possono sorvolare persone non informate. Per quanto riguarda Mini 3 Pro e Mini 2 SE, tra l'altro Mini 2 SE è l'unico che ha l'emetome, quindi non ha problemi se non viene marcato C0. Però Mini 3 Pro e Mini 3 possiamo aderire alla marcatura C0 e quindi ci sarà il blocco a 120 metri, oppure possiamo anche non aderire in virtù del fatto che l'ingegnere di Rubbo di EASA mi ha detto che ci sarà una futura comunicazione pubblicata sul sito EASA dove sarà dichiarato che per quanto riguarda l'emetome si potrà considerare il peso al decollo se il costruttore non ha dichiarato l'emetome. E questo discorso vale anche per i droni sotto i 250 grammi generici immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2024 e potranno continuare ad essere utilizzati in A1 se il loro peso al decollo sarà inferiore a 250 grammi, quindi anche se non avranno dichiarato l'MTOM. Bene, ho cercato di essere il più breve però preciso possibile, spero di essere stato chiaro, fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa situazione nei commenti, sicuramente ci sarà un gran caos perché tanti diranno quello che ha scritto DJI, però abbiamo visto che per regolamento la cosa è leggermente diversa. Grazie per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo con il prossimo video, tanto questo argomento sarà molto discusso nei giorni a venire. Ciao a tutti e buona continuazione.